Bentornati. Bentornati. Bentornati in un altro video dove vi racconteremo tutta la verità, nient'altro che la verità riguardante l'apprendimento della lingua inglese, British. In questo video vi racconteremo, risponderemo a una domanda che mi viene fatta spessissimo anche dai miei amici, dalle persone che mi circondano, ok? Che mi chiedono quanto ci vuole per imparare l'inglese o anche per imparare lo spagnolo in realtà, perché come sapete noi viviamo in Spagna e però parliamo anche l'inglese, spagnolo, inglese, italiano, e quindi è un po' un casino. E quindi questa domanda mi viene fatta molto spesso. Cominciamo dicendo che una risposta a questa domanda non è che ci sia cioè non è che possiamo rispondere a questa domanda in maniera specifica, like we can't answer A specific a amount of specifica, perché dipende, nel senso, se io studio 8 ore al giorno ci metto 3 mesi per imparare una lingua e tu studi un'ora al giorno in maniera svogliata, in maniera passiva e non si capisce bene, in maniera confusionaria, studi un'ora al giorno, io ci metto 3 mesi e tu ci metti 3 anni, ok? Fate un po' i calcoli matematici, ma comunque siamo lì. E quindi no, beh, magari anche un po' di meno, però comunque avete capito il concetto, nel senso non c'è una risposta specifica, dipende principalmente da tanti fattori, quali, like, do you want to say this one? experience. No, no experience, like it's about... Yeah, well, for example, like with you're saying, like you can't give a specific amount of time because it depends on person to person. It's the method that you should focus on rather than how long will it take me. If you're already thinking how long will it take me, you already need to change your attitude to learning the language because you can't give a specific amount of time. You're still learning and you're 2 years in, like you still got stuff to learn, and you study pretty much every day English. A lot of hours. Yeah. So if you are thinking how long will it take me, and you're probably thinking in your head the shortest amount of time because you want to learn the language quickly, you already need to change your approach to learning the language. That's the first thing I would say. And focus more on your motivation. What are your reasons for learning the language? Why are you motivated? Where is your drive? Like, what's your reason to learn the language? Find that motivation. Do you want to translate it? Quindi allora praticamente la prima cosa che dovete cercare è la motivazione, cioè il perché volete imparare l'inglese, qual è la motivazione più grande che avete dentro di voi e di conseguenza modificare la vostra attitudine, nel senso che se voi cercate un metodo, un modo facile, veloce, semplice, senza impegno, senza sforzo per imparare l'inglese, che in realtà anche le altre persone vi stanno vendendo, cioè anche le altre persone vi stanno vendendo, noi vendiamo un'altra cosa, vi dicono che imparerete l'inglese in 3 mesi, in un'ora al giorno, 2 ore a settimana, cioè è impossibile questa cosa, dovete cambiare questa attitudine, perché per esempio presentandovi la mia esperienza, io sono 2 anni che studio l'inglese tutti i giorni, ore ed ore al giorno, ho la mia ragazza appunto madrelingua inglese, io continuamente adesso, dopo 2 anni, studio ore ed ore ed ore al giorno, ok? Quindi non capisco da dove possa venire questa cosa che voi cerchiate il metodo facile, semplice e veloce, che purtroppo non esiste, ok? Mi piacerebbe ci fosse un modo per il quale in 3 mesi, like I would like to learn English in 3 months. 3 months, yeah. But it doesn't exist, okay? Yeah. Basically, like in 3 mesi potete migliorare tanto, però cioè, se adesso il vostro livello è 0, tra 3 mesi ovviamente avete migliorato, non vuol dire che siccome siete migliorati siete capaci, non è così che funziona, ok? Dovete arrivare a un punto dove ci vorrà tanto tempo, tante settimane, tanti mesi, ci vorrà il giusto metodo, la giusta motivazione, la costanza e un punto di riferimento che vi dia appunto questa motivazione, che non vi faccia mai mollare, ok? Per esempio queste persone potremmo essere noi. Guardate i nostri video, iscrivetevi al canale, guardate i nostri contenuti gratuiti, potete avere accesso appunto al video corso che stiamo creando, eccetera eccetera eccetera, ok? E una grossa parte di queste cose le fa le abitudini,
habits. So important. You want to explain? Yeah, sure. So, yeah, first thing, motivation. Second thing, we would say is your habits. So, and kind of crosses over with our third thing about behaviours on a daily basis. Like they kind of cross over a bit. But your habits, like what you do on a daily basis, is so important for improving generally, because, for example, if you are always speaking with your friends in Italian, for example, friends that you know do speak English or speak some English, you're always focusing on just Italian. Like, you don't have the opportunity, the opportunities are there, but you're not taking the opportunities to learn English. So like habits, and on a daily basis, you need to be focusing on how can I implement English into my day. And that's what you do, because like when I was in Edinburgh and we didn't see each other, every day we would be speaking in English. So obviously we wanted to, like that's why we were doing it, that was your reason. But you were also on a daily basis practicing English, even though you were living in Spain and I was in Edinburgh. Like you were still every day speaking English without, like, so your habits, like, and you can find a way, like, there are ways of speaking English on a daily basis, but you have to find that, and that's, we can't give you that answer because that's for you to work out. Like, it depends for you on each person. And follow the right method. Because like if you study following the wrong method, you never achieve the goal. Cioè voi potete impegnarvi quanto volete, ma se il metodo che seguite, diciamo con un approccio grammaticale, seguendo quello che vi dicono le scuole, le accademie, eccetera eccetera, voi comunque vi impegnate, voi, siccome il metodo è sbagliato, voi il risultato non lo raggiungerete mai, ok? Quindi quello che stavo dicendo Niamh prima, praticamente vi dico un po' la mia esperienza, la nostra esperienza, cioè io vivo, l'anno scorso io vivevo a Madrid e lei viveva a Edimburgo, quindi io stavo, ci vedevamo un weekend al mese praticamente, che è 4 days a month, e quindi comunque nonostante vivevo in Spagna, frequentavo l'università in Spagna, magari in un altro video racconterò la pessima esperienza che ho avuto riguardante l'università, vabbè, lasciamo perdere. Io comunque vivo in Spagna, ma non ho mai perso questa abitudine on a daily basis, quindi ogni giorno, quotidianamente, di ascoltare i podcast, guardare film in inglese, fare in modo che l'ambiente intorno a me mi parlasse inglese, nonostante io vivevo in Spagna, ragazzi, stavo imparando lo spagnolo ore e ore al giorno senza mai mollare, ok? E quindi questo è, dovete modificare le vostre abitudini, fare in modo che l'ambiente circostante vi parli inglese e appunto questo è il giusto metodo che ovviamente approfondisco, come vi ho detto, all'interno del nostro videocorso, ma la cosa fondamentale è questa, il concetto da capire è questo, che non è semplice, che non è veloce, dovete capire applicare il giusto metodo quotidianamente, perché se no non ce la farete mai, è impossibile che voi raggiungerete un risultato difficile facendo un'azione complessa, questa cosa anche nella vita in generale, ok? Quindi questa è stata la mia esperienza l'anno scorso, questa cosa è durata un anno, no? Noi ci vedevamo un weekend al mese, praticamente 3 giorni al mese, e gli altri 27 giorni all'interno del mese comunque io facevo qualcosa riguardante la lingua inglese. Quindi dopo aver fatto questo processo, dopo aver studiato per conto mio, avendo applicato tutti i metodi che potete trovare su internet, eccetera eccetera, ho capito qual è la cosa che funziona praticamente per tutti, e quindi diciamo vi sto vendendo quello che voi avete bisogno, no? Rispetto per esempio alle scuole, alle accademie che vi stanno vendendo quello che voi volete sentirvi dire, ok? Quindi voi volete sentirvi dire che imparare l'inglese è semplice, facile, veloce, potete spendere qualche soldo e non abbastanza da lasciamo perdere questo aspetto, vi stanno vendendo dei certificati, vi stanno vendendo delle lezioni che non porteranno da nessuna parte. Noi invece vi stiamo vendendo qualcosa di cui voi avete necessariamente bisogno, e se
se non seguite, non dico il nostro metodo, ma è l'unico metodo che funziona, l'unico metodo che le persone hanno utilizzato, cioè l'unico metodo che le persone che sanno parlare una seconda lingua straniera hanno utilizzato per parlare, appunto per imparare questa seconda lingua straniera, hanno utilizzato in questo caso, nel nostro caso l'inglese, quindi mettendo assieme tutte queste informazioni è uscito fuori un metodo che appunto trovate all'interno, diciamo, come che posso dire, anticipiamo all'interno nei nostri video YouTube e che approfondiamo appunto nei percorsi un po' più avanzati che stiamo creando in questo momento, ma che saranno sul mercato italiano a breve, ok? You want to say something more? I can say about my experience. Yeah, if you want to speak about you. Like for example, I'm obviously not learning English, I'm learning Spanish at the moment. And when I lived in Spain last year, well actually the year before now, there were opportunities around me to speak Spanish, but there are also opportunities around me to speak English. So you have to be really disciplined on yourself to speak Spanish. Like for example with me, I was in a 9-bed flat where the common language wasn't Spanish, it was English, because you had people from Germany, Holland, Canada, France, like, yeah, in my flat. Like, over 30 people lived in that flat. Yeah, like, yeah, it was crazy. But, the kids. yeah, no. But the common language was English, so you can look at that as like, okay, well, it's easier for me to just speak English, my native language, rather than speaking Spanish. But there were 3 people in the flat, 2 for the whole year, who spoke who were South American. They were from Peru, so they spoke Spanish. That was their native language. So I had to use that opportunity to stop myself speaking English, because yes, that's easier for me, but it's better in the long term if I practice Spanish with the native people and they spoke Spanish. So like whilst I was out there, it was finding the opportunities when I could, basically. And like one thing I did, and I had to stop because I knew I wasn't improving, is I did Spanish lessons like twice a week for 1 semester, and I was earning money. I was teaching English to then use that money to learn Spanish. So I was putting in the hours I was spending teaching, I was then spending my money on learning Spanish. And I did it for about 4 months in total. Yes, that is a short amount of time, but even still during that time I was getting irritated because I wasn't seeing an improvement, because I was being taught in a very traditional, typical academic method. So the first lesson I went to, she said, okay, like, this is the textbook you need to buy. So off I went to like Granvia and bought the textbook ready for the next lesson. And I thought, okay, right, this is my opportunity. It's different this time. I'm gonna learn Spanish, like 100%. Like whilst I'm here, why not? But the method I was choosing, which was the lessons in a very typical academic way, wasn't right. So come Christmas, I then stopped those lessons because I found that I can improve my Spanish in other ways rather than, like, I was using the wrong method, basically. Yeah, that's my point. Can I translate? Maybe it's better. Praticamente, allora, noi abbiamo vissuto 1 anno a Madrid e 1 anno lei era a Edimburgo e io ero a Madrid. Il primo anno lei voleva studiare lo spagnolo, ovviamente. Quindi il primo aspetto che lei ha considerato è che lei viveva in un appartamento con 9 letti, quindi in 9 stanze, un appartamento grandissimo in centro a Madrid, a Callao. E quindi la maggior parte delle persone in questo appartamento parlavano inglese, e quindi lei si sforzava di non parlare inglese ma di parlare lo spagnolo, che con le poche persone che parlavano spagnolo e che erano sudamericane. Quindi questo è il primo aspetto, di sforzarvi di non parlare in italiano, ma di cogliere qualsiasi occasione, qualsiasi davvero occasione di parlare in inglese, di leggere in inglese, di ascoltare
in inglese all'interno della vostra giornata, anche perché non è che avete moltissimo tempo in questa vita, ragazzi. Quindi questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto, what did you say? Second after the... Speaking with the Peruvian. Oh, sì, yeah, fine. No, il secondo aspetto è che quello, lei ha detto, lei voleva imparare lo spagnolo, quindi la prima cosa che ha fatto, la prima cosa più intelligente da fare, che magari anche voi avete già fatto e che avete considerato, avete visto che non ha funzionato appunto perché non avete risultati, come non ce li aveva lei, è quello di andare a iscrivervi in un'accademia, in una scuola che appunto insegnava lo spagnolo, ok? In Spagna questo. E quindi ovviamente il metodo che vi stavano vendendo è un metodo diciamo accademico, quindi con i libri di testo, quindi con un approccio praticamente grammaticale che, come ho già detto, come voi potete ben capire, non funziona, non ha funzionato e non funzionerà mai in nessuna circostanza. Quindi voi dovete andare oltre a questa cosa, dovete cominciare ad avere un attimino l'intelligenza di andare oltre a questa cosa, di andare oltre la semplicità, ok? E magari cercare anche le cose un po' più difficili da fare, vabbè. Lasciamo perdere questi discorsi. E quindi lei ha smesso, dopo aver speso qualche soldo, ok, non è che queste accademie sono gratis, di imparare lo spagnolo attraverso il metodo accademico nelle accademie e nelle scuole, perché ha visto che non c'erano dei miglioramenti, nonostante lei vivesse in Spagna. Questa è una cosa assurda. Perché come ho constatato anche questa è stata anche la mia esperienza all'università, in realtà io ho mollato l'università per questo motivo, ragazzi. Cioè io so parlare 3 lingue, un professore di inglese mi spiega a me come imparare l'inglese seguendo il metodo accademico sui libri, ovviamente io sapevo già parlare l'inglese, per conto mio sapevo già qual è il metodo giusto, cioè è una cosa che non c'è questo proprio mismatch. You know, say mismatch? Mismatch, yeah. Like a zip, you know? Yeah. Yeah, because I study a lot. Yeah, you can say. Yeah, e quindi è così. Quindi how long does it take to learn English? There's no answer. There is no answer. Like you can improve in like 3 months, 4 months, 5 months, following the right method, based on your attitude, your behavior, your willing, your desire, your drive, your motivation, the reasons why. Ma seguendo il metodo giusto, perché se no non ce la farete mai. Ok? Cioè io ancora dopo 2 anni, io adesso studio ore ed ore al giorno, parlo con lei tutti i giorni e ancora faccio degli errori grammaticali, non dico banali, ma comunque, cioè alcune volte non mi ricordo una parola facilissima, ok? Dopo 2 anni queste cose, viaggiando eccetera eccetera, quindi immaginatevi voi che vivete in Italia, comunque cioè, dovete capire di cosa si sta parlando, perché davvero è più difficile di quello che pensate e come fa... Dai, lasciamo perdere, fa davvero tutte queste cose. Quindi è così. You want to say bye? Yeah. Ciao. Ciao, bye bye.